Chi è? Gracchiò una voce dal citofono. Sono Serena. Il portone si aprì con uno scatto. Scendemmo per le scale, il locale era un seminterrato. Uno di quei posti che sembrano un labirinto. A sinistra, una saletta dal disordine cosmico. Sedie, riviste, nastri, custodie vuote di chitarre, vestiti gettati alla rinfusa. A destra, invece, lo studio vero e proprio. Sala insonorizzata, microfoni, amplificatori, un mixer enorme collegato a un registratore multitraccia a nastro. Non male, tutto sommato. Ad aprirci venne Dado. Basso, biondo, corpulento, lunghi capelli e folta barba, giubbotto di pelle nera, maglietta dalla quale sbucavano peli da gorilla albino, jeans stracciati. Sembrava più la parodia di un cantante heavy metal che un tecnico del suono. Ci scrutò rapidamente. «Ciao Serena!» Sarebbero questi tuoi amici, allora. Non si capiva se fosse un apprezzamento o un insulto. In ogni caso, quel buffo personaggio non mi stava già simpatico. Avevamo lavorato settimane per arrivare a quel momento. Sun & Flowers era nata quasi per caso. Un giro armonico, un testo di Serena in inglese dalla metrica perfetta e quella sua voce calda che aveva preso il materiale e lo aveva trasformato in qualcosa di vero. Avevo programmato la batteria elettronica, preparato i tappeti di tastiera, le sezioni di brass, la parte di basso. Diego si sarebbe occupato della chitarra, il sax tenore lo avrei suonato io. Diego prese tutto il tempo necessario per sistemare il sound della sua chitarra. Amplificatore valvolare, livelli, effetti, pedaliera, provava e riprovava senza mai prendere una decisione definitiva. Persino la mia benevolenza nei suoi confronti stava cedendo. Quando si disse finalmente pronto, registrammo le parti strumentali una dopo l'altra, poi Dado ci propose un break. Rollò una canna, me la passò senza neanche chiedermi se la volessi. Feci un paio di tiri e la girai a Diego. Serena canticchiava sottovoce il motivo della canzone, non osando manifestare il suo disappunto per quelle cavolate da perditempo. Era davvero carina ed educata quella ragazza, e mi dispiaceva che si sentisse un pesce fuor d'acqua. Allora, Dado, vogliamo registrare la parte vocale? Sì, arrivo. Giusto il tempo di finire il whisky. Quel tipo sapeva essere davvero irritante. Quando finalmente entrammo in sala di registrazione, sistemai il microfono e mi avvicinai a Serena un attimo prima che indossassi le cuffie. Mi raccomando, leggerezza, devi comunicare felicità, ok? Andò bene al terzo tentativo. Dopo un missaggio accurato, Dado ci consegnò i master, uno strumentale e uno completo. Erano passate 5 ore, pagai 100.000 lire per quel lavoro, ma erano soldi ben spesi. Il risultato finale era più che buono. All'uscita Diego si accese una sigaretta e guardò l'orologio. Sono le 20:30, ragazzi. Vi va di andare a farci una pizza da Gigino? Offro io. Serena fece quasi un saltello di gioia. Certamente. Dobbiamo festeggiare, no? Non ricordo esattamente come ci ritrovammo a casa sua. Qualche settimana dopo, i suoi genitori sarebbero rientrati tardi, sua sorella Monica era fuori. Avevamo il pomeriggio davanti. Poi si udì distintamente uno sferragliare di chiavi. Serena si alzò di scatto dal letto, rossa in volto. Sono i miei. Prendi i vestiti e corri in bagno. Non le diedi il tempo di terminare la frase che già stavo raccogliendo tutto come un forsennato. Fortunatamente chi stava dietro la porta non aveva individuato la chiave giusta al primo colpo. Riuscii a rintanarmi nell'unico rifugio sicuro della casa prima di essere beccato. Dall'interno sentii una giovane voce femminile. Ciao sorella, che fai a letto? Mi lavai il viso, aspettai qualche istante, poi uscii. Era Monica, la sorella minore carina, bruna, capelli mossi, mi ricordava vagamente Katia. Ciao, sono Max, dissi con il miglior sorriso disponibile. Ciao, io sono Monica, mi fa molto piacere conoscerti. Si avvicinò e mi diede 2 baci sulle guance, poi guardò Serena, ancora semisepolta sotto le coperte. La sai la novità? No, di che parli? Ricordi che io e Max abbiamo partecipato a un concorso musicale con Sun & Flowers? Sì, avete spedito la cassetta. Ci hanno selezionato. Dobbiamo andare a Parma per la finale. Il vincitore riceve 500.000 lire e la canzone viene trasmessa da una radio a diffusione nazionale. Monica quasi si tuffò su Serena per abbracciarla, colpendomi inavvertitamente con un gomito. Sempre se non mi fai fuori prima, risero fragorosamente, suggellando quel momento di felicità. Parma, una città che non avevo mai visto, una canzone su una cassetta, un sax tenore nel bagagliaio e Serena che non riuscivo ancora a definire. Era la mia ragazza, era la mia cantante, era entrambe le cose, era qualcosa che non aveva ancora un nome preciso. Quello che sapevo è che Sun & Flowers funzionava
e che presto avremmo scoperto se funzionava anche per qualcun altro. Episodio 9. Parma e il concorso e la scoperta che la musica commerciale è un mondo a parte.